Devo ammettere che la storia inizia a diventare parecchio preoccupante. Oggi parliamo dei massicci licenziamenti che sono stati fatti dalle big company che si trovano in America. Stiamo parlando ovviamente di Meta, Google, Amazon e Microsoft. Parleremo inoltre dell'interruzione delle vendite sui canali ufficiali della versione di Windows 10 e parleremo anche del termine ultimo dato da Microsoft prima di smettere completamente di supportare questa versione del sistema operativo. Qui è Dani, il vostro ingegnere di fiducia, e dopo averti invitato a lasciare un like e iscriverti a questo canale per rimanere costantemente aggiornato su queste novità a tema tecnologico, vi do il benvenuto in questo nuovo video. Da quello che si legge in rete sono state licenziate 12.000 persone attraverso una email. Cerchiamo di ricostruire un attimo la faccenda e provare a ricercare insieme le cause che hanno portato a questo disastro. Dall'ultimo video che abbiamo pubblicato su ChatGPT sono passati diversi giorni. In quel video vi esprimevo la mia personale preoccupazione su tutto questo ambiente dell'intelligenza artificiale che, a detta di molti dei commenti che ho letto sotto il video, non era poi niente di così speciale. Peccato che essa potrebbe essere una delle motivazioni che ha portato moltissime persone a perdere il proprio posto di lavoro. E sottolineo una delle motivazioni, perché vedremo, ce ne sono diverse. Secondo l'ultimo comunicato di Google, notizia freschissima, sono stati tagliati 12.000 posti di lavoro e la motivazione di questo licenziamento risiede nella realtà economica fondamentalmente diversa in cui ci troviamo oggi. Pare che ci siano stati una serie di fattori che hanno fatto riconsiderare la strategia a lungo termine del gruppo di aziende più importanti del mondo. Infatti questa decisione di ridimensionamento del personale non è solamente di Google. Anche Microsoft ha seguito questo trend licenziando ben 10.000 persone. Cioè, voi vi immaginate quante sono 10.000 persone che ricevono una mail e rimangono a casa il giorno dopo? È veramente traumatica per me come situazione. Ancora peggiore il numero che proviene da Amazon, che ha licenziato 18.000 dipendenti per gli stessi motivi. A quanto sostiene Sundar Pichai, che per chi non lo conoscesse è l'amministratore delegato di Google, quindi il capo supremo, c'è una volontà di rivedere la base dei costi dell'azienda. E attenzione, perché adesso arriva la parte più importante. L'obiettivo è dirottare i talenti e i capitali verso altre priorità. Dopo il video sull'investimento da parte di Microsoft di 10 miliardi sul progetto OpenAI, Google si sta muovendo con una controffensiva. Peccato che siano rimaste a casa delle persone, non sapremo mai, ragazzi, realmente la motivazione dietro a questa mossa. Ma casualmente arriva il finanziamento di Microsoft e dopo qualche giorno Google inizia a licenziare dipendenti e a definire l'IA come un investimento chiave. Ovviamente questa non è l'unica motivazione che ha portato Google, Amazon, Microsoft a fare tutti questi licenziamenti. Provo a darvi la mia opinione, ragionata anche con un dipendente che lavora all'interno di una di queste 4 aziende. Manterrò ovviamente la privacy, quindi non vi dirò il nome, ma abbiamo cercato di ricostruire un po' quello che è successo. Allora, fondamentalmente, prima dello scoppio della pandemia, la situazione in Italia e in generale nel mondo per quanto riguarda la digitalizzazione delle imprese era veramente pessima. Questo vuol dire che nessuna o pochissime aziende erano in grado di gestire dei task molto semplici, come lo smart working, come la timbratura virtuale dei cartellini, ordinare i pasti su internet, ma anche banalmente ricevere la busta paga non di carta ma tramite una mail. Con l'arrivo del Covid è nata una necessità enorme da parte delle aziende di modernizzarsi per stare al passo coi tempi. Questo perché le aziende avevano dei clienti da fornire, da soddisfare, e se arriva la pandemia e sei obbligato ad essere virtuale, a cambiare tutto quanto il tuo sistema in qualcosa che effettivamente non avevi mai fatto in passato, beh, ecco che scattano gli investimenti. Le big company, ragazzi, hanno fatturato dei numeri da capogiro. Il modo più rapido con la quale digitalizzare un'azienda consiste infatti nel traslare le proprie risorse all'interno del cloud. E chi meglio delle big company poteva trarre beneficio da questa cosa? Quindi voi immaginatevi Google, Amazon e tutte le altre big company che ricevono una marea di richieste di migrazione, di digitalizzazione verso delle infrastrutture cloud. Giustamente nessuna di queste aziende aveva la capacità di gestire così tanto
tante risorse. Quindi hanno iniziato ad assumere una marea di dipendenti che sono riusciti a far esplodere i fatturati di tutti quanti durante il periodo della pandemia. Quindi diciamo che sebbene le persone non se la passassero troppo bene, le big tech avevano in realtà una barca di soldi che gli stava entrando. Quindi che succede con la situazione del Covid, che negli ultimi anni si è fortunatamente, quantomeno in Europa e in America, abbastanza stabilizzata, purtroppo le aziende stesse hanno iniziato a tagliare. Questa è probabilmente una delle motivazioni principali che ha portato a questi tagli di personale, e oltretutto in Italia, per quanto riguarda Google, non dovrebbero essere neanche avvenuti. Se qualcuno lavora per la Google in Italia, me lo dica, magari può darmi anche il suo punto di vista. Quindi non siamo sicuramente qui a dire che è colpa dell'IA se tutte le big tech hanno licenziato tante persone, però sono convinto, e vi sottolineo che questa è una mia personalissima opinione, che i trend dell'ultimo periodo siano stati fondamentali per definire una differente strategia aziendale e di conseguenza anche uno slittamento delle priorità. Un altro dei motivi che mi ha portato a fare questa ipotesi risiede nella notizia freschissima, questa volta del 24 di gennaio, della conferma dell'arrivo di una versione a pagamento di ChatGPT, il famosissimo chatbot che è letteralmente esploso su internet in questi giorni. Dalle informazioni che abbiamo, il CEO di OpenAI avrebbe iniziato a distribuire ad alcuni utenti selezionati il suo piano a pagamento e dovrebbe costare $42 al mese. Sono troppi? Sono pochi? Diciamo che è un abbonamento abbastanza costoso, ma dovrebbe portare con sé alcuni vantaggi. Da quanto si legge in rete, questa nuova versione avrà una velocità di risposta molto più rapida e riuscirà a lavorare anche quando il sito è fondamentalmente congestionato, ovvero quando ci sono tantissimi utenti che lo stanno utilizzando. Inoltre questo nuovissimo piano dovrebbe fornire a tutti gli utenti l'accesso anticipato alle sue nuove funzionalità. OpenAI qui sta facendo delle mosse abbastanza particolari, visto e considerato che in questo periodo stanno uscendo su internet una marea di tool che l'hanno praticamente copiata e che rimarranno gratuiti. Non sappiamo però se la versione free rimarrà disponibile per tutti. Secondo me la risposta è sì, perché sennò sarebbe come tirarsi una zappa sui piedi. Sicuramente vedremo quello che accadrà nelle prossime settimane. Altri grossi cambiamenti sono stati fatti anche su Twitter. Avete sicuramente saputo che Elon Musk è diventato il nuovo proprietario di questo social network e lì fondamentalmente c'è stato un licenziamento di massa, hanno troncato a metà il numero di dipendenti dell'azienda. L'unica big tech che è riuscita a reggere il colpo sembra proprio Apple. Infatti una delle pochissime che riesce a vendere in maniera efficiente sia prodotti che servizi. Concludiamo con le ultimissime novità legate al mondo Microsoft. Abbiamo la conferma dell'interruzione alle vendite tramite canali ufficiali di tutte le licenze per Windows 10 Home e Pro. L'ultimo momento in cui Windows venderà queste versioni sarà il 31 gennaio 2023. Quindi ragazzi, stiamo davvero arrivando al termine del supporto per lo sviluppo di questo sistema operativo. Sembra proprio che Microsoft stia cercando in tutti i modi di spingere i propri utenti a passare a Windows 11. È una cosa positiva? Negativa? Beh, questo sta a voi dirlo. Quello che però sappiamo è che il sistema operativo Windows 10, che ad oggi è utilizzato davvero tantissimo, continuerà ad essere supportato fino al 14 ottobre 2025. Dopo questo momento possiamo salutare tutti quanti. Spero che questo nuovo format di telegiornale tecnologico sia di vostro gradimento. Se apprezzate lasciate un like e iscrivetevi a questo canale. Aspetto il vostro feedback qui sotto nei commenti e perdonate se avevo le cuffie in certi momenti sì e altri no, ma registro in diversi momenti della giornata. Un abbraccio e ci vediamo presto.